Ben ritrovati da Casa Atesis, questo luogo di incontro e di approfondimento all'interno del 56esimo Marmomac. Questa sessione la dedichiamo a Flavio Marabelli, che è presidente onorario ma delle deleghe operative come i rapporti con le istituzioni e l'internazionalizzazione per Marmomacchine, sezione di Confindustria. Allora, Presidente, oggi è un giorno particolare perché c'è un incontro con le imprese algerine. Di fatto è il primo tassello di un accordo che avete fatto in Algeria alla presenza del Premier Draghi e del Premier algerino. Che cosa prevede questo accordo? Allora, intanto mi piace ricordare che è stato un accordo molto importante che è stato firmato per il settore marmo nell'ultima missione estera del Premier Draghi, alla presenza del Presidente della Repubblica algerina e di una serie di ministri, ed è un accordo di collaborazione industriale per la creazione intanto di un centro tecnologico in Algeria con formazione professionale di imprese algerine e trasferimento tecnologico. Noi come associazione di categoria abbiamo nelle nostre attività, sempre con il supporto governativo italiano e straniero, di solito è una richiesta che arriva dal paese estero, abbiamo un nostro istituto di formazione e abbiamo la competenza per fare centri tecnologici che riguardano la lavorazione delle pietre naturali. Che cosa consistono i centri tecnologici? Sono o delle cave scuola o dei laboratori scuola nel quale noi formiamo su richiesta, poi parliamo dell'Algeria in maniera specifica, su richiesta del governo straniero, un settore per permettere lo sviluppo industriale di questo settore. Cosa è successo per esempio in Algeria? Durante una nostra missione con delle imprese, una fiera algerina importante, il ministro Arkab, che poi è il ministro algerino che si occupa anche di tutti i rapporti oil and gas, e quindi lo stesso ministro al quale noi come Paese Italia ci siamo rivolti per avere un supporto a livello energetico, ha chiesto in maniera specifica a noi come associazione di categoria, tramite la Federazione Algerina delle Pietre Naturali, un aiuto per lo sviluppo del settore algerino, per trasformare il settore algerino da un settore prevalentemente statale ad un settore naturalmente che potesse avere anche una forte partecipazione privata. I rapporti con gli algerini erano già ottimi a livello industriale. Questo ci permette, su richiesta del governo algerino in questo caso, di intrattenere rapporti formativi. Quindi il nostro scopo in questo caso è quello di intervenire anche sotto il cappello governativo italiano per andare ad aiutare il Paese a sviluppare il settore delle pietre naturali. Questo è un primo approccio che riguarda un forte apporto di tecnologia da parte dell'Italia, ma ormai l'abbiamo visto perché ne abbiamo fatti tanti di questi interventi. Questo porta di conseguenza anche la creazione di rapporti per quanto riguarda le pietre naturali, sia per quanto riguarda la creazione di joint venture piuttosto che di trasferimento, importazione o esportazione di pietre naturali dall'Italia, sul presupposto che c'è già un collegamento settoriale fra, in questo caso, Italia e Algeria. Oggi pomeriggio, lei faceva riferimento ad un incontro oggi pomeriggio ci sarà il primo incontro operativo fra le due associazioni italiana e algerina che sono presenti con una propria delegazione anche di imprese. Ci sarà la presenza anche dell'Istituto Italiano per il Commercio Estero, che è braccio operativo del Ministero degli Affari Esteri, che è presente qua in fiera con noi, e ci sarà anche la presenza di due delegati dell'ambasciata algerina in Italia che su indicazione del governo algerino saranno presenti a questo incontro. Pensiamo di riuscire ad organizzare un primo viaggio esplorativo per identificare una cava scuola da gestire con tecnologie italiane in Algeria nei primi 3 mesi del prossimo anno, quindi vogliamo subito essere operativi. Il governo italiano ci ha completamente supportato a seguito della firma dell'accordo, chiaramente c'era giù tutto il governo, quindi non poteva essere diversamente. C'è stata una grossa spinta da parte del governo algerino ad avere questa copertura di assistenza, perché poi in realtà si parla di queste cose, e anche una disponibilità naturalmente del governo algerino di mettere a disposizione siti estrattivi nel quale fare la formazione. Questa, la prima fase, di solito si fa nella parte estrattiva per poi arrivare alla fase della lavorazione. La cosa diventa importante a livello di paese, perché queste piccole risposte settoriali, e il nostro settore è spesso preso a riferimento come
un settore che può aggiungere qualcosa a delle relazioni molto più ampie a livello di paese, è una risposta che viene data ad un settore al quale noi ad un paese al quale noi abbiamo chiesto un aiuto a livello energetico. La coincidenza del ministro dell'energia algerino, che è anche ministro del mining, quindi della parte estrattiva, gioca a nostro favore, perché così lo accontentiamo in qualche modo come governo, come supporto, come anche risposta rispetto ad un aiuto che ci sta dando l'Algeria anche in prospettiva rispetto a dei nostri fabbisogni energetici di cui tutti sappiamo l'esistenza. Quanto la formazione può essere ambasciatrice della tecnologia italiana? Penso che nel mondo siano diverse esperienze come quella che farete in Algeria. Guardi, noi abbiamo iniziato a creare un istituto di formazione per la formazione della tecnologia in particolar modo e per la lavorazione delle pietre tanti anni fa, perché c'erano alcuni paesi dove noi non riuscivamo ad entrare con una proposta commerciale immediata. Abbiamo capito che c'erano dei paesi, sto parlando ormai di tanti anni fa, dove il modo più corretto per entrare non era quello di presentarsi a offrire la tecnologia col catalogo sotto il braccio, ma quello di insegnare il corretto uso della lavorazione, della coltivazione delle cave a paesi in via di sviluppo. Quindi abbiamo fatto operazioni in Cina, in Cile, in Africa. Le ultime che stiamo gestendo in questi giorni sono operazioni, abbiamo aperto una cava scuola in Vietnam, che è un altro paese molto interessante. Abbiamo avuto ieri, primo giorno di fiera, un incontro con il nuovo responsabile dell'ente governativo pakistano per fare un'operazione del genere in Pakistan. Oggi avremo l'Algeria. Abbiamo un'operazione aperta con esposizione di materiali da noi già lavorati etiopi presso lo stand dell'Istituto per il Commercio Estero qui presente in fiera. Questi sono solo per citare i paesi sui quali con operazioni di questo tipo noi siamo operativi in questi giorni. Quanto è importante operazioni di questo tipo? Sono centrali, perché intanto ci si presenta con operazione win-win, dove c'è a seguito di queste operazioni preventivamente un accordo intergovernativo. C'è il governo italiano che stringe un accordo col governo etiope piuttosto che pakistano, piuttosto che in questo caso algerino, e all'interno di questo ombrello, diciamo così, di agreement ci sono delle verticalità settoriali, una delle quali spessissimo, perché siamo in pochi settori del mondo, diciamo, manifatturiero che sono in grado di fare anche formazione, sono meno di 5, sono veramente pochi, spessissimo viene richiesto l'aiuto del settore delle pietre naturali, quindi del mining. Sono fondamentali perché sennò noi non riusciremmo, diciamo, a spiegare quanto si può fare con un corretto utilizzo delle tecnologie italiane, e naturalmente è tutta formazione che si fa solo ed esclusivamente su macchine italiane o su tecnologia italiana, per creare rapporti fra aziende straniere e aziende italiane della tecnologia, ma a cascata anche dei materiali. Tantissimi esempi abbiamo avuto dove abbiamo prima iniziato a fare formazione per la tecnologia e automaticamente, una volta formato il paese, si sono creati dei fortissimi rapporti commerciali sul mondo dei materiali. Quindi lo consideriamo un elemento centrale per presentarsi correttamente e anche, diciamo, un po' ad alto profilo invece che soltanto con una presenza commerciale rispetto ad alcuni paesi. Presidente, un'ultima domanda. Lei di Marmomac ne ha visti tanti. Sì. Questa, dopo la pandemia, è la prima edizione, possiamo dire, completa. Manca la Cina. Sì. La mancanza della Cina per chi lavora in Italia o in Europa in questo momento è un minus o un plus? Allora no, è una perdita secondo me, nel senso che io capisco che la Cina venga identificata normalmente nell'immaginario collettivo come il paese che copia, il paese a basso prezzo, eccetera. Non è così per quanto riguarda il discorso delle pietre naturali, non è sicuramente il paese che vende la pietra naturale al minor costo. Ci sono diversi paesi anche in ambito europeo che hanno costi di vendita al metro quadro che sono più bassi della Cina. Questo per quanto riguarda, diciamo, la concorrenza classica che viene identificata quando si parla di Cina, quindi concorrenza a basso costo. Non è così per il settore delle pietre naturali. È un mercato importantissimo di destinazione sia di pietra naturale che di tecnologia, ma ancora prima di pietra naturale, soprattutto grezzo, e la Cina coinvolge tutta una parte dell'Asia, non è che è soltanto Cina.
Quindi non avendo la Cina in fiera, per esempio, o non avendo la Cina nel commercio internazionale in questo momento, noi non abbiamo immediatamente una possibilità di interloquire con un nostro cliente che sia di marmo o che sia di tecnologia, ma automaticamente non creiamo anche i presupposti per agire tramite la Cina o per quei prodotti che vendiamo in Cina anche su altri paesi. Quindi la mancanza della Cina si porta dietro un pezzo di Asia completamente, perché è indubbio che ormai ci sono delle zone di intervento e di business che riguardano anche il Centro e Sud America e riguardano in altrettanto modo la Cina e l'Asia, per cui mancando il paese di riferimento manca un po' tutta una parte, diciamo, di quel business che transita e gira intorno a quel paese, che poi in questo caso è quasi un continente. Quindi per noi è un qualcosa che ci manca. Aspettiamo che la Cina ritorni a comportarsi a livello di pandemia come fanno ormai tutti gli altri paesi. L'ultimo che ha riaperto è il Giappone, al quale ci recheremo nel giro di meno di un mese, per esempio. Anche lì è un paese che è rimasto chiuso per diverso tempo. Sapete che la Cina è ancora a Covid, diciamo tolleranza massima, quindi non permette a nessuno di entrare se non tramite quarantene, che nessuno fa, chiaramente, che nessuno ha intenzione di fare quarantene in Cina. Quindi aspettiamo che il paese si riapra per riaverlo a Marmomac, come è giusto che sia, e poterlo poi rifrequentare. Fortunatamente in questo momento è l'unico paese, ripeto, che si porti dietro un po' di Asia, è l'unico paese che manca, il resto mi sembra aver visto, insomma, che la presenza sia abbastanza completa. Piuttosto a livello, diciamo, di fare fiere, la pandemia ci deve cominciare ad abituare che le fiere si fanno in modo un po' diverso, si fanno in modo, diciamo, un po' più concentrato rispetto a quello che si faceva una volta. Quindi io sono contento dei numeri di Marmomac, ai quali, fra parentesi, noi come associazione abbiamo lavorato tanto per cercare di avere numeri di presenza e di affluenza di questo tipo. Ritengo che sia un ottimo successo a livello espositivo, a livello di visitazione. Chiaramente siamo al secondo giorno, dobbiamo ancora tirare le somme di questa, però se lo guardo dal punto di vista del nostro osservatorio associativo e quindi del nostro stand, e non solo dal punto di vista delle oltre 200 aziende, sono 205 aziende di Confindustria Marmomacchine che hanno uno stand qua a Marmoma, quindi 44% della presenza degli espositori italiani diretti, quindi una presenza molto forte. Noi vediamo e in qualche modo, diciamo, abbiamo la sensazione, tramite la presenza dei nostri soci e tramite il nostro stand. Il nostro stand i primi 2 giorni abbiamo già avuto, questo non è ancora finito, anzi siamo un giorno e mezzo, abbiamo già avuto una grande frequentazione di operatori esteri, che poi sono quelli che a noi interessano, anche perché questo è un settore che fa quasi il 75% di export di tutto quello che produce. Noi siamo soddisfatti di questo giorno e mezzo, ieri è stato un giorno di partenza, oggi è decisamente un giorno con maggiore affluenza, e poi chiaramente dovremo tirare le somme alla fine, anche perché siamo in un momento in cui non ci possiamo accontentare solo dell'affluenza, bisogna avere anche la sostanza, e qua ci sono diverse preoccupazioni, non tanto per la fine del 22 quanto per il 23, sul quale noi dobbiamo ancora verificare come andrà la situazione, ma non dipendono da Marmoma, ma dipendono da situazioni internazionali di cui magari parliamo in un'altra occasione, ma chiaramente di cui tutti sappiamo di cosa stiamo parlando. Bene, grazie a Flavio Mirabelli, presidente di Confindustria Marmomacchine. Si chiude qui questa sessione di Casa Atesis. Arrivederci.